Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana e benvenuti ai nuovi. Nel video di oggi vediamo come si realizza la borsa che avete visto nell'anteprima, che si compone di 12 quadrati che io ho realizzato in questo modo, lavorati su rete. Chi non volesse lavorare sulla rete, perché magari non vi piace, potete fare la stessa identica borsa facendo dei quadrati completamente all'uncinetto. Quindi ci servirà cordino, e il mio è di circa 3 mm di spessore, rete da giardino che ha uno scacchetto che misura 0,4 mm circa, quindi logicamente se lavorate su rete non potrete avere un cordino sottilissimo, perché altrimenti non vi va a coprire la rete. Fate magari alcune prove. La borsa la potete realizzare con il materiale che avete e anche le misure le potete modificare. Naturalmente se andiamo a fare un quadrato più piccolo, perché ne serviranno 12, quindi se lo fate più piccolo otterrete una borsa piccola, se lo fate più grande una borsa grande. La mia è già grande e quindi vedete voi. Poi ci servirà, io utilizzo l'uncinetto numero 3 perché mi serve per entrare nello scacco della rete, e l'uncinetto numero 4 quando andrò a fare manici, tracolla eccetera. Quindi per prima cosa ritagliamo la rete e prepariamo 12 quadrati così, che misurano centimetri 11 per 11. Come numero di scacchetti ve li ho contati, sono 20 da un lato, 22 dall'altro, perché la rete non è uguale, e quindi per fare un quadrato quasi perfetto che misuri 11 per 11 io ho ricavato 20 scacchetti per 22. Se volete variare le misure anche lavorando su rete all'uncinetto, fate la misura che volete. Sulla rete ricordatevi che stiamo facendo un motivo che si lavora su 2 scacchetti, per cui il numero di scacchetti dovrà essere pari se diminuite o se aumentate. Partiamo lavorando questo quadrato. Vedete che viene una specie di punto spiga, ma il punto è punto classico catenella, semplice semplice, facilissimo da fare e devo dire anche veloce. Quindi catenella sull'uncinetto, mi infilo sul primo quadratino. Potete iniziare a lavorare il quadrato da dove volete, non cambia niente, da un lato dall'altro è la stessa cosa. Tiro su la mia catenella, vado nello scacchetto di fianco e tiro sul filo e chiudo la catenella. A questo punto dobbiamo lavorare su 2 righe, quindi faremo un punto a catenella ma a zig zag, per cui io qua mi trovo sulla seconda riga, andrò a lavorare il primo punto sulla prima, il secondo ritorno indietro sulla seconda, poi vado sulla prima, seconda, destra sinistra, destra sinistra, destra sinistra, quindi procederò a zig zag. Per cui adesso sono qua, vado in questo scacchetto, prendo il filo e chiudo la mia catenella, vado di fianco, prendo il filo e chiudo la mia catenella. Vediamo se riesco ad avvicinarvi un pochino. Procedo
vado a destra, tiro fuori, di fianco, lavoriamo quindi 2 righe contemporaneamente così. Vedete la lavorazione com'è carina? Non lasciate i punti perché altrimenti poi vi si forma uno spazio vuoto dove poi ci si vede la rete. Arrivo fino in fondo e andiamo a lavorare tutti gli scacchetti. Arrivati in fondo, giro un po' il quadrato e andiamo in avanti per lavorare altre 2 righe, quindi procedo così: entro nello scacchetto, una catenella, e nel secondo, quindi avanzo di 2, giro il mio lavoro e ricomincio. Sono qui sulla mia destra, vado nello scacchetto di sinistra, ritorno sulla destra e ricomincio a lavorare a zig zag. Teniamo la catenella un po' morbida perché altrimenti, se tiriamo troppo, il punto viene stretto, si vedrà la rete anche se abbiamo un filato abbastanza grosso. Vedete che è semplicissimo, poi devo dire che si fa in un attimo, e soprattutto va molto meno filato rispetto a quando lavoriamo tutto all'uncinetto. Poi, se vi piace una borsa che mantiene un pochino la forma, certo con la rete è la cosa più adatta. Continuo fino in fondo. Adesso io così lavoro un po' male perché per stare a favore di telecamera non sono a favore mio, però vi assicuro che è semplice. Arrivo in fondo, e ripetiamo la stessa cosa. Dobbiamo andare avanti, vedete che se poi le aggiustate, quindi andiamo avanti di 2 per lavorare le altre 2 righe. Una catenella, seconda catenella, rigiro lo scacco e riparto. Sono sulla sinistra questa volta, quindi inizio a lavorare nella prima riga di destra.
il punto è tutto qui. Proseguo così fino a riempire tutto lo scacchetto. Completo le ultime 2 righe. È finito. A questo punto andiamo a fare un giro tutto intorno di maglia bassa, quindi catenella, entriamo nel primo quadrato della rete e vado a fare 2 maglie basse nello stesso punto perché siamo nell'angolo. Poi procedo ogni scacchetto della rete una maglia bassa, nell'angolo vado a fare 2 maglie basse, quindi lo faremo in tutti gli angoli, e su questo lato che vedete che è un po' più impreciso mentre di qua no, cerco di prendere anche il cordino davanti, di entrare dentro, così li blocco un po'. Ecco, come qui abbiamo questo spazio quando giriamo iniziamo il lavoro dove si vede la rete, quindi cerco di entrare, di prendere una solina, lo scacchetto di rete e faccio la mia maglia bassa. Qui prendo questa solina, entro nella rete e faccio la mia maglia. Qui questa, vedete come si va a nascondere tutto. Ogni scacchetto di rete andiamo a fare una maglia bassa, quindi non ci sbagliamo. Andiamo così a finire tutto il giro, facendo sempre 2 maglie basse negli angoli. Completo il giro, faccio l'ultimo punto, taglio il filo e chiudo, e andiamo a ricreare la solina.
col l'ago, mi infilo nell'ultima catenella e rientro sbucando sul rovescio, tiro ed ecco, e andiamo a fermare il filo sul rovescio. Taglio e brucio anche con l'accendino, così lo vado a bloccare, si squaglia e lo blocco e il nostro quadrato è finito. Andiamo a preparare così 12 pezzi. Passiamo a questo punto a cucire, a mettere insieme tutti i quadrati. Posizioniamo i primi in questo modo, vedete, e sono 5 pezzi, e partiremo a fare una cucitura così, qui, qui, qui e poi di là. Come vedete io ho messo i motivi a contrasto, così si nota meglio il quadrato. Poi qua potete disporli a vostro piacimento, vedete i motivi, questo va così, questo dall'altra parte, secondo me si nota di più e potrebbe essere più carino. Quindi passiamo a cucire questa parte, questi due. Inizio a cucire con questi due, quindi prendo filo lungo sul lago, io già l'ho fermato dietro, e vado a fare una cucitura semplicissima prendendo le asoline all'interno. Qui potete cucire come volete, a vostro gusto. Vedete, passo così e tiro il filo. Mi si aggancia il filo dappertutto perché l'ho fatto molto lungo. Vedete, questo è l'aspetto, quindi arrivo fino in fondo, proseguo la mia cucitura qui, quindi aggiungo questo,
proseguo da questa parte, quindi aggiungo questo, e continuo a chiudere questi due quadrati. Andiamo a cucire adesso altri 5 quadrati posizionati nello stesso identico modo, così dobbiamo avere due parti. Posizioniamo le due parti in questo modo e come vedete ci avanzano due quadrati, li andremo a cucire qui all'interno. Non vi faccio vedere la cucitura perché tanto l'avete vista, quindi andremo a cucire tutti intorno. Questo è tutto il pannello cucito, lo schema è questo qui, oppure questo è la stessa cosa. Forse per cucire è meglio seguire questo schema. Intanto iniziamo a fare le fasce con le tracolle comprese. Andiamo a lavorare su metà borsa alla volta. Vedete, io un lato l'ho già fatto, metà borsa, contorno, manico e contorno. Quindi devo fare questa parte. Andiamo a lavorare sul rovescio del lavoro perché vado a fare il punto spiga, questo qui, e se lo lavoriamo al diritto si vedrà la spiga sul rovescio e viceversa. Quindi prendo, dobbiamo lavorare i due lati così, parto da qui, manico e lato. Intanto mettiamo su, io qui ho messo su 39 catenelle per fare il manico. Sono partita da qui, 39 catenelle, però qui vedete voi, seconda di come volete il manico, se volete portare la spalla metterete qualche catenella di più o qualcosa di meno se deve essere un solo manico. Vado nell'angolo e chiudo. Dopo alla fine andrò a fermare i fili e quindi mi trovo questa. Adesso iniziamo sul fianco
e vado a lavorare a punto spiga. Quindi prendiamo il filo per il punto spiga, entriamo nel punto, riprendo il filo e con il primo filo che ho sull'uncinetto vado a chiudere le altre due maglie. Quindi riprendo il filo, entro nel punto con il primo filo, vado a chiudere le altre due. Intanto mi sto anche portando questo filo di inizio, così lo vado a chiudere in mezzo. Quindi punto per punto, mi aiuto anche tenendo il primo filo, se no vi sfugge. Tengo la prima asolina e passo nelle altre due e chiudo. Vedete, il punto spiga ce lo troviamo sul diritto. Andiamo a lavorare così, facendo tutto il giro sulla catenella punto spiga e torniamo giù sul fianco. Lavoro le catenelle sempre a punto spiga, e continuo sul fianco. Arrivo in fondo, catenella e voltiamo il lavoro. Adesso andiamo a lavorare sul diritto. Qui andremo a fare tutto un giro di maglia bassa, sempre manico e due lati, però in costa retro, tutto a maglia bassa.
fine del secondo giro, catenella, voltiamo il lavoro, quindi torniamo sul rovescio e andiamo a fare l'ultimo giro di punto spiga. Incosta retro, vedete, e abbiamo un'altra spiga sul diritto, quindi completiamo tutto il giro, manico, lato, e chiudiamo il filo, stacchiamo. Andiamo a rifinire anche qua dentro il manico, in questa parte, e andiamo a fare un giro solo a punto spiga, quindi riprendiamo sul rovescio, qui possiamo saltare anche un punto e andare direttamente da quest'altra parte. Qui entriamo dentro il punto e continuo il giro. Potete iniziare da dove volete, io ho iniziato da qua, ma non cambia niente, quindi partite da dove volete voi. Finisco tutto il giro, salto anche questo punto centrale e mi vado a chiudere. Iniziamo adesso a lavorare sul manico nella parte esterna per poterlo allargare e ribattere poi all'interno e ottenere questo manico pieno. Quindi dal diritto lavoriamo sempre in costa retro, più o meno qui avete la lavorazione, iniziamo qui. Mi fermo, e faccio un giro di maglia bassa. Dobbiamo andare a fare 5 giri alternando sempre, come il resto della lavorazione, un giro di maglia bassa e un giro di punto spiga. Arrivo fino qui, catenella, voltiamo il lavoro,
e inizio qui il punto spiga. Arrivo fino all'altro lato e continuo per 5 giri totali. Il quinto e ultimo giro sarà a maglia bassa e lasciamo un po' di filo, chiudiamo il lavoro, lasciamo un po' di filo lungo perché andiamo a cucire adesso il manico. Infilo il primo giro di maglia bassa, lo metto dentro come vedete e poi vado a ripiegare. Adesso esco fuori un po' perché quel giro di maglia bassa mi darà lo spessore al manico, quindi mettete, ripiegatelo all'interno e ripiegate il manico. A questo punto vado a cucire come abbiamo fatto per i quadrati, sempre prendendo le asoline interne. Tirate bene il filo, vedete che viene bello ciccioso. Poi alla fine vado a fermare anche questi punti qua ai lati. Per chi ha lavorato su rete come me è necessario foderare, quindi a questo punto appoggiate il pannello sulla vostra fodera e ritagliate tutto intorno la sagoma, escluso i manici, e io l'ho già fatto, quindi la vado ad applicare. In questo caso oggi ho il feltro perché non avevo nient'altro, però una qualsiasi fodera che avete, ricordandovi di lasciare 2 centimetri tutto intorno per ribattere dentro l'orlo. Io non l'ho fatto perché avendo il feltro non sfila, quindi andrò a cucire senza orlo. Vi salto questo passaggio perché in tutte le mie borse ve lo faccio vedere quasi sempre, quindi ci rivediamo a pannello foderato. Intanto ho cucito la fodera con ago e filo normale in piccoli punti e lasciando tutto intorno questo mezzo centimetro libero, perché poi dobbiamo andare a cucire i lati, quindi ci serve, dobbiamo passare col lago. Ricordatevi che prima di foderare mettiamo bottoni, tutto quello che ci serve. Qui la chiusura possiamo sia mettere un bottone magnetico all'interno qui al centro e chiudere, oppure come ho fatto io, ho cucito qui qua dietro. Se vi piace avevo questo elemento ma l'ho tolto da una vecchia borsa, quindi non lo trovate, ma se avete qualcosa di simile, oppure anche utilizzare una fibbia, se vi piace chiuderla in questo modo. Il bottone magnetico io l'ho messo qui e qui. Ho aggiunto una nappina semplicemente creata su un anello, anche qua un qualsiasi tipo di anello, anzi fatemi sapere se ci sta bene questa nappina, che mi sembrava mancasse qualcosa.
Poi quando l'ho messa mi è venuto qualche dubbio, quindi scrivetemelo pure nei commenti se ci sta bene secondo voi questa nappina. A questo punto passiamo a cucire i laterali. Quindi andiamo a cucire questa parte e proseguiamo su più o meno. Adesso io ho fatto questa altezza, qui decidete voi come volete l'apertura della vostra borsa, a seconda di come avete lavorato, se è più piccola, se è più grande. Io cucio la parte sotto e mi alzo circa per 14 centimetri. Questo lato io l'ho già cucito da quest'altra parte. Più o meno così dovrebbe andare. Di qua ho preso la stessa misura e ho messo un marcapunti, quindi fermatevi col l'ago sul rovescio e andiamo a cucire sempre prendendo le asoline dentro, oppure la vostra cucitura, non so come quella che avete fatto. Tiriamo bene il filo, prendo le asoline interne e proseguo così. E la borsa così è finita, è venuta anche bella grande, vedete anche la capienza. Vi do un po' tutte le misure, anche se è normale, se avete usato un vostro cordino, avete deciso una vostra misura sul quadrato, sarà venuta completamente diversa. Comunque il punto più largo della borsa, angolo con angolo, è 55 centimetri. Come altezza fino al manico siamo a 27. Ho fatto il manico più o meno, è venuto di 23 centimetri. Ed ecco qua. Spero che il progetto vi sia piaciuto, o comunque spero di darvi un'idea per costruire un vostro modello di borsa. Quindi fatemelo sapere nei commenti, ricordatevi di iscrivervi al canale e io vi do appuntamento al prossimo tutorial.